Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Diatone Eitina, microdrone da 86 mm dalle caratteristiche molto interessanti. Come sempre, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione insieme ad un elenco di codici sconto. Il micro ci arriva in questa custodia di ottima fattura che contiene sia il drone che gli accessori. Vediamo subito cosa troviamo al suo interno. Abbiamo il microdrone con 4 paraeliche di ricambio, un radiocomando con il cavo USB per la ricarica, un set di eliche e degli accessori, tra cui un battery strap di riserva, delle fascette e alcune viti. Abbiamo i manuali sia del drone che di tutte le schede che monta. Per finire abbiamo questo simpatico braccialetto Eitina. Io direi di partire dalla radio, che come vediamo è una Radiolink con la classica forma da pad per console. Il modello è T8S-BT, la batteria integrata è una LiPo 1S da 900 mAh e si ricarica con un input da 5V, quindi con qualsiasi ricaricatore per smartphone. I gimbal sono ok e ricordano quelli della FlySky, il radiocomando è impostato in modo 2. Questi LED verdi indicano la carica della batteria. Nella parte posteriore abbiamo un potenziometro, un interruttore momentaneo e 2 interruttori a 3 posizioni, quindi tutto quello che ci serve per impostare le varie modalità di volo. Il radiocomando si presenta leggero ed ergonomico e pur non essendo paragonabile ad una Taranis si ha l'impressione di avere una radio che fa discretamente il suo lavoro. Per me è promossa. Passiamo ora al micro, come abbiamo visto all'inizio ci vengono dati 4 paraeliche di ricambio. Il materiale, sia per quelli montati che per quelli aggiuntivi, è plastica, la qualità è buona e dovrebbero resistere abbastanza bene agli urti. Smontiamo ora il nostro Diatone Eitina per vedere la componentistica interna. Partiamo dalla videocamera FPV. Si tratta di una Runcam Nano 2, ho già avuto modo di provarla su un altro drone e sono rimasto soddisfatto dalla sua qualità. Il sensore è un CMOS da 1/3 e la risoluzione è di 700 TVL. La ricevente è una Radiolink R8 SM, dispone di 8 canali e comunica con il flight controller tramite protocollo S-Bus. I motori sono dei Mamba 1103 da 8500 kV, supportano un LiPo da 2 a 3 celle. L'albero è da 1,5 mm e l'elica si blocca alla campana tramite 2 viti M2. Per quanto riguarda le eliche abbiamo delle Genfan 1634 a 4 pale. Purtroppo ci viene fornito solo un set di 4 eliche e sarebbe stato meglio che ne venisse dato un secondo set di scorta. Io vi consiglio di acquistarne qualche altra, vi lascio in descrizione qualche link su dove trovarne di ricambio. Come notiamo i motori sono capovolti rispetto al drone, quindi anche l'elica andrà montata capovolta. Per quanto riguarda il verso di rotazione abbiamo Props Out, ricordatelo quando montate le eliche ed eventualmente se fate degli aggiornamenti su Betaflight. La videotrasmittente è una Mamba TX400, i canali disponibili sono 40 divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. Possiamo regolare la potenza scegliendo tra 25, 100, 200 o 400 mW. Abbiamo la telemetria per fare tutte le regolazioni direttamente sull'OSD, il protocollo usato da questa Mamba è IRC Tramp. L'antenna del micro è una dipolo, collegata alla VTX tramite connettore IPEX. Per quanto riguarda la VTX Table è già configurata su Betaflight, ma nel caso vi dovesse servire la trovate insieme a tante altre su questo sito internet, vi lascio il link in descrizione. Passando al flight controller abbiamo una Mamba F411 25 amperaio, si tratta di un FC 26x26 con ESC integrati. Le caratteristiche sono piuttosto standard, abbiamo processore F4, gyro M+6000 e chip dell'OSD per fare tutte le regolazioni direttamente dagli occhiali. La scheda è compatibile con tutte le principali riceventi come S-Bus, iBus, Crossfire e Spectrum, abbiamo un back da 5V a 2A e la possibilità di mettere un buzzer esterno. Il buzzer esterno ci viene fornito in dotazione e le sue dimensioni sono molto piccole. Nella parte inferiore c'è un pad biadesivo per fissarlo al frame. Nel caso vogliate collegarlo, saldate il cavo rosso nel pad Buzz più e il nero nel pad Buzz meno, poi infilate il connettore qui sulla destra.
Passando agli ESC, questi sono sempre integrati nel Flight Controller ed hanno delle caratteristiche molto interessanti. Infatti sono da 25 A, che è un valore decisamente alto e che riesce a gestire i motori che monta senza il minimo problema. Il firmware è BLLS, quindi compatibile con i protocolli di SHOT 600, 300 e 150. Il target è GH30, quindi pienamente compatibile con il firmware JESC che aggiunge gli RPM filter. Se volete maggiori info su JESC ho realizzato un tutorial molto completo, vi lascio il link in descrizione. Come vediamo il connettore per la LiPo è XT30 e le batterie supportate dal Diatonetina sono le 2S e le 3S. Se volete usare delle 2S io vi consiglio queste CNHL da 550 mAh a 70C, mentre se preferite usare il micro con le 3S allora potete scegliere queste Tatu da 450 mAh a 75C. Adesso colleghiamoci su Betaflight per vedere alcune impostazioni di base. Come possiamo vedere abbiamo installato Betaflight 4.1.3, non è l'ultima versione ma è piuttosto recente. Se questo è il vostro primo drone e non siete pratici delle configurazioni di Betaflight, vi consiglio di lasciare questa versione perché va più che bene. Nel tab Port abbiamo Serial RX sulla UART 1 e telemetria Trump nella UART 2. In configurazione, come avevo detto, la rotazione delle eliche è invertita, quindi nel caso fate un aggiornamento firmware ricordatevi di attivare Motor Direction Reversed. L'unica cosa che cambierei qui è attivare permanentemente l'Air Mode, quindi salvo. Per quanto riguarda il PID tuning possiamo lasciare tutto in questo modo, l'unica cosa da fare a mio parere è aumentare un po' l'RC rate per fare roll e flip più veloci. Io di solito uso 1.35, ma se per voi è troppo provate con 1.30 o 1.25, mentre se è troppo poco provate con 1.40 o 1.45. Le modalità di volo vanno assolutamente riviste, in quanto purtroppo i comandi sono stati impostati male, perché il comando dell'ARM è stato assegnato all'interruttore momentaneo. Mettiamo l'ARM nell'AUX 1 e sistemiamo la barra arancione in modo che vada da 1400 a 2100. Per quanto riguarda l'angle, sistemiamo la barra in modo che vada da 900 a 1600, il canale va bene AUX 1. Flip over crash, che sarebbe il turtle mode, lo portiamo al centro in modo da coprire il valore di 1500, il canale mettiamo AUX 2. Mettiamo il prearm nell'AUX 3 e spostiamo la barra arancione tutta a destra. A queste modalità aggiungerei anche il buzzer che è impostato per far suonare gli ESC, ma se collegate il buzz fisico suona pure quello. Clicchiamo qua e cerchiamo beeper, quindi clicchiamo su add range, spostiamo la barra arancione tutta a destra e diamo AUX 2, quindi salviamo. In questo modo avremo il prearm sull'interruttore momentaneo che è essenziale per evitare di armare il modello accidentalmente. Per armare usiamo il canale 7, in prima posizione il drone è disarmato. In seconda posizione è armato con modalità angle ed in terza posizione è armato in modalità acro. Il canale numero 5 è dedicato alle operazioni di recupero, la seconda posizione è per il turtle mode, la terza posizione per attivare il buzzer. Queste che vedete sono le impostazioni in modalità di volo che vi consiglio di utilizzare. Concludiamo le configurazioni andando nella pagina OSD. Qui ognuno si sistema la pagina come preferisce, io di solito tengo solo le impostazioni essenziali e rimuovo quelle superflue. Lascio la firma a sinistra, la carica media della batteria al centro e il timer di volo a destra, gli allarmi come sempre ben visibili al centro. Su Betaflight abbiamo finito, possiamo uscire. Molto bene, ora non ci rimane che caricare le LiPo e procedere per un test di volo. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che ho trovato molto divertente questo micro della Diatone. A mio parere del meglio di sé in spazi all'aperto e non troppo grandi, come questo piccolo parco dove ho volato io. Anche se il drone ha i paraeliche vi sconsiglio di usarlo dentro casa in quanto le batterie a 2 celle lo rendono troppo reattivo per il volo in ambiente domestico. La videocamera FPV della Runcam restituisce una buona immagine anche in situazioni poco soleggiate, proprio come quelle di questo test.
Per quanto riguarda il radiocomando, anche se non paragonabile a uno di fascia alta, è sicuramente meglio dei vari Ishin o IMAX che vengono dati con i rispettivi Novice o Tiny Hawk. Durante il volo non mi sono trovato male e se utilizzato con un drone di questa categoria può anche avere il suo senso. Un difetto del sistema Radiolink potrebbe essere l'assenza del segnale RSSI, ma a mio parere ci si può passare anche sopra. Il range dichiarato per radio ricevente è di 2 km, anche se potrebbe essere un'esagerazione, secondo me ci dà una buona garanzia per range inferiori. Con questo tipo di modello infatti difficilmente vi allontanerete oltre i 300 o 400 metri, che è una distanza sufficientemente sicura per non doversi preoccupare di visualizzare l'RSSI. Un'altra cosa che non mi è piaciuta tanto è il tempo di volo, che si aggira intorno a 2 minuti con le CNHL che ho usato io. Sicuramente da questo punto di vista un firmware JESC o Jets Maverick potrebbe migliorare le performance, dando un tempo di volo leggermente più lungo. Un upgrade quindi che farò sicuramente sarà l'aggiornamento degli ESC e verificherò anche quanti minuti riuscirà a volare in più. Per concludere devo dire che questo micro non è esente da difetti, tuttavia risulta molto divertente da usare, che alla fine è quello che conta veramente. Quindi anche se non è perfetto al 100%, se state cercando un micro sui 2 pollici, secondo me potrebbe essere una valida scelta. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione degli Atone Eitina. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.